Ciao a tutti amici di Slot Car Tech e come sempre benvenuti sul canale. Siamo arrivati al mese di giugno e il mondo delle slot car non si ferma mai. Anche questo mese ci sono parecchie novità interessanti, nuove uscite, modelli in arrivo, anteprime, preordini e qualche accessorio decisamente molto interessante. Oggi dunque vi porto a fare un bel giro fra le più importanti novità del settore, partendo da Scale Auto, passando poi per NSR, Fly, Slot It, Scalextric e anche qualche produttore un po' più di nicchia. Mettetevi comodi perché di carne al fuoco ce n'è veramente tanta. Partiamo da Scale Auto, che continua a far crescere l'attesa intorno a uno dei progetti più interessanti del momento, la nuova Audi 4 S1. In queste settimane sono state pubblicate le prime immagini della carrozzeria in plastica iniettata e questo significa che il progetto sta entrando in una fase davvero importante. Le forme definitive iniziano finalmente a prendere vita ed ogni dettaglio diventa sempre più chiaro. Parliamo di una vera leggenda del rally, un'icona assoluta del gruppo B, pronta a tornare sulle speciali, questa volta però in scala 1.32 sulle nostre piste. E secondo me questa è una di quelle macchine che appena arriverà farà felici sia gli appassionati di rally sia i collezionisti. L'Audi 4 ha sempre un fascino particolare e vederla interpretata da Scale Auto sarà sicuramente molto interessante. Restando in casa Scale Auto, sono finalmente disponibili anche le prime 3 Porsche 911 RS R in scala 1.32. Le prime versioni sono 3 livree molto belle e molto diverse tra loro. La Jägermeister Nürburgring del 1975 numero 54, l'Alemán 1975 numero 58 e la versione Golf numero 709. Scale Auto con questa Porsche sembra voler costruire una gamma molto chiara, modelli belli da vedere ma pensati soprattutto per essere usati in pista con uno spirito molto racing. Esteticamente la macchina convince, la linea è compatta, riconoscibile e fedele allo spirito delle Porsche da corsa di quel periodo. Ogni livrea ha una personalità ben precisa. La Jägermeister è aggressiva e iconica, l'Alemán ha un gusto più endurance, mentre la Golf resta una di quelle colorazioni senza tempo che funzionano sempre. Dal punto di vista tecnico, Scale Auto utilizza una base già riconosciuta, telaio grigio flex e supporto motore RT3, già visto anche su tutti i modelli GT e GT3 della casa. In pista, dai primi riscontri, la macchina sembra sana, divertente, piuttosto reattiva. Il passo corto la rende vivace, leggera nei cambi di direzione e piacevole soprattutto nei tratti più tecnici. Come spesso accade nel nostro mondo, per tirare fuori tutto il potenziale serve un minimo di messa a punto, un controllo della trasmissione, qualche verifica sulla carrozzeria e i soliti piccoli accorgimenti che fanno parte del bello dello slot racing. Però la base sembra decisamente interessante. E attenzione, perché nelle prossime settimane Scale Auto proporrà anche una serie molto attesa dedicata alle Porsche 911 RS della prima edizione dell'International Race of Champions, disputata nel 1973. Quella era una serie davvero particolare, grandi piloti internazionali, tutti al volante di vetture identiche, con l'obiettivo di mettere tutti sullo stesso piano e far parlare solo il talento. Quindi anche qui ci aspettiamo una gamma molto interessante, perfetta sia per chi ama le storie del motorsport, sia per i club che vogliono creare campionati omogenei, belli da vedere e divertenti da guidare. Sempre Scale Auto durante il UK Slot Festival ha mostrato anche una monoposta moderna, la Formula 2026, una slot car ispirata alle monoposto attuali, con linee aggressive, corpo basso, alettone importante e un design chiaramente orientato alla prestazione. A prima vista sembra una macchina pensata per chi ama le formule moderne, sia in pista sia in collezione, e anche qui Scale Auto conferma la volontà di proporre modelli sempre più vicini allo stile delle vere auto da competizione. La stagione 2026, almeno per Scale Auto, sembra già promettere molto bene. Passiamo ora a NSR. Dopo le prime versioni test car lanciate negli ultimi mesi, NSR si prepara a fare un passo molto importante con le prime 2 livree decorate della nuova Hypercar 1.32. Parliamo di una piattaforma nuova ispirata alle moderne hypercar da endurance, con linee che ricordano molto da vicino quella della Ferrari 499P modificata. NSR presenta questa hypercar come un modello pensato completamente per la prestazione in pista. Nuovo telaio, nuova architettura meccanica e soluzioni sviluppate per massimizzare stabilità
efficacia e guidabilità. Le prime due versioni ufficiali hanno già due personalità molto diverse. La prima è la Hypercar numero 67 argento, riferimento NSR 0626, con un look più da prototipo endurance ufficiale. La seconda è la Hypercar numero 44 nera, riferimento a NSR 0625, decisamente più aggressiva e cattiva nell'aspetto. Con questa macchina NSR sembra voler aprire un nuovo capitolo del proprio catalogo racing, rimanendo fedele alla sua filosofia Ready to Race. Le prime disponibilità sono previste per l'estate, quindi questa è sicuramente una novità da tenere d'occhio, soprattutto per chi cerca una macchina moderna, competitiva e pronta per i campionati. Passiamo a RevoSlot, perché qui le novità sono davvero tante. Partiamo dalle nuove livree dell'ormai conosciutissima Porsche 911 GT2. RevoSlot ha pubblicato i blueprint di 3 future versioni, tutte ispirate a vetture da competizione molto interessanti. La prima è la Porsche 911 GT2 FET Turbo numero 36, riferimento RS 0321. Questa livrea richiama le GT2 della seconda metà degli anni 90, un periodo in cui le Porsche raffreddate ad aria erano protagoniste delle grandi gare endurance internazionali. Una macchina dal carattere forte, con un'identità visiva molto marcata. La seconda è forse la più famosa del gruppo, la Porsche 911 GT2 Roar Daytona numero 01, riferimento RS 0322. Questa versione riprende la vettura schierata da Roar Motorsport alla 24 ore di Daytona del 1997, una GT2 importante arrivata quinta assoluta e vincitrice della categoria GTS1, una di quelle livree che parlano direttamente agli appassionati di endurance americana. La terza è la Porsche 911 GT2 Sogo Keibi numero 30, riferimento RS 0323. Qui entriamo nel mondo delle GT giapponesi degli anni 90. La livrea Sogo Keibi è molto amata dagli appassionati, con una presenza visiva particolare e un legame forte con le competizioni nipponiche. Queste 3 Porsche sono annunciate per l'estate e, come spesso accade con RevoSlot, il consiglio è di stare attenti. Alcune decorazioni potrebbero diventare molto ricercate già al momento dell'arrivo in negozio. Sempre da RevoSlot arriva anche un aggiornamento importante sulla futura Mustang GTO. Il progetto era già stato annunciato, ma adesso iniziamo a vedere le prime livree che accompagneranno questa nuova uscita. La macchina si ispira alle Ford Mustang impegnate nel campionato americano Trans Am alla fine degli anni 60, un periodo spettacolare fatto di V8 potenti, carrozzerie muscolose e piloti leggendari. Quando si parla di Mustang Trans Am vengono subito in mente nomi come Parnelli John, George Follmer, insieme al lavoro di Bud Moore Engineering. Macchine cattive, rumorose, fisiche, capaci di costruire una parte importante della reputazione sportiva della Mustang. Dalle prime immagini RevoSlot sembra aver lavorato bene sia sui dettagli sia sul rispetto delle livree storiche. È una novità che potrebbe piacere tantissimo a chi ama le corse americane e le vetture iconiche degli anni 60 e 70. Per ora non c'è ancora una data ufficiale di uscita, ma sicuramente un progetto da seguire con attenzione. E non è finita, perché RevoSlot prepara anche l'arrivo di 2 McLaren F1 GTR Lark. Qui parliamo di una delle GT più iconiche degli anni 90, la McLaren F1 GTR. Ha una livrea inconfondibile, bassa, lunga, elegante, ma allo stesso tempo brutale. Le livree Lark numero 60 e numero 61 richiamano il periodo del BPR Global GT Series, con quella colorazione diventata ormai un simbolo per tantissimi appassionati. Sono macchine che funzionano benissimo sia in pista sia in vetrina, perché hanno tutto: storia, eleganza, aggressività e una presenza scenica fortissima. RevoSlot proporrà anche un cofanetto collector esclusivo, il McLaren F1 GTR Lark Twin Pack, e qui secondo me i collezionisti drizzeranno le antenne, perché un Twin Pack con 2 livree così iconiche rischia davvero di diventare molto interessante. Restando ancora su RevoSlot, arrivano anche 2 nuove livree della Porsche 911 GT1, entrambe ispirate alla stagione 1999. La prima è la versione Champion 1999 numero 38, che richiama gli ultimi anni di carriera della GT1, quando diverse squadre private continuavano ad utilizzare questa macchina contro una concorrenza sempre più forte. La seconda è la livrea Italia numero 27, che rimanda all'impegno delle squadre italiane nei campionati GT della fine degli anni 90. La Porsche 911 GT1 è una macchina che non ha bisogno di troppe presentazioni. Silhouette bassa, grande alettone posteriore, DNA da vera auto da corsa e un fascino ancora oggi fortissimo. Anche queste 2 slot car sono già in preordine, con arrivo previsto per l'estate. Insomma, RevoSlot questo mese sta spingendo davvero forte sul mondo GT.
Passiamo ora a Slot It e qui veniamo a una macchina che sul canale Slot Car Tech abbiamo già avuto modo di vedere molto da vicino, ovvero la nuova BMW E30 Rally. La sua presentazione ufficiale è stata al Rally del Grappolo di Asti, dove questa macchina è stata presentata e dove è stato anche realizzato un video dedicato alle sue caratteristiche. Quindi se non lo avete ancora visto vi consiglio di recuperarlo sul canale, perché è un bel modo per scoprire più da vicino questa BMW E30 Rally firmata Slot It. La versione mostrata riprende la famosa livrea fina di Mark Duez e Alain Lopez, utilizzata al Rally Sanremo del 1989. La macchina ha già iniziato a girare su diverse speciali e ha mostrato un potenziale molto interessante per il mondo dello slot rally. Per gli appassionati di rally slot, questa BMW E30 è sicuramente una delle uscite da seguire con più attenzione. Restiamo in casa Slot It con una vera icona del mondo GT1, ovvero la Nissan R390 GT1 Pennzoil numero 1, riferimento CA14F. Quando si parla dell'epoca d'oro delle GT1, la Nissan R390 è una di quelle macchine che non possono mancare. Sviluppata alla fine degli anni 90 per competere ai massimi livelli dell'endurance, la R390 GT1 è stata protagonista soprattutto alla 24 ore di Le Mans del 1997 e successivamente del 1998. Era un periodo incredibile in cui i costruttori spingevano al massimo la tecnica, cercando prestazioni sempre più estreme. La R390 aveva una linea affilata, una grande velocità e un approccio decisamente orientato alla performance. La versione numero 1 con livrea gialla Pennzoil è una delle più riconoscibili e richiama perfettamente quell'epoca un po' folle e affascinante del motorsport. E attenzione, perché di questa vettura arriverà molto presto anche un video unboxing sul canale Slot Car Tech, quindi la vedremo da vicino, la tireremo fuori dalla scatola e andremo a scoprire insieme tutti i dettagli. Slot It propone anche una nuova Nissan GT-R Nismo GT3 numero 33, riferimento CA49C, ispirata ai 500 km di Fuji del 2019. Qui siamo nel mondo delle GT moderne giapponesi, con una macchina dal carattere molto forte e dalla presenza in pista davvero importante. La livrea è aggressiva. La silhouette è subito riconoscibile e richiama tutta la tradizione sportiva Nissan. Dal punto di vista tecnico, Slot It mantiene la propria impostazione orientata alla prestazione. Il modello utilizza il motore MX-16M in posizione Sidewinder, una configurazione pensata per offrire stabilità, trazione e regolarità, sia nei tratti tecnici sia nei rettilinei più veloci. Meccanica ad alte prestazioni e una trasmissione precisa completano un pacchetto che promette bene sia per l'utilizzo in club sia per chi vuole aggiungere alla propria collezione una GT moderna giapponese. Anche di questa Nissan GT-R Nismo GT3 arriverà molto presto un video unboxing sul canale Slot Car Tech, quindi anche qui la vedremo insieme più nel dettaglio. Adesso cambiamo completamente genere, perché parliamo di un accessorio davvero curioso, lo Slotwagen Slot Boss. Negli ultimi tempi sta facendo parlare parecchio sui social e nei gruppi internazionali di slot racing. Si tratta di un veicolo autonomo pensato per la pulizia delle piste slot. Sì, avete capito bene, una specie di piccola macchina di servizio che gira sul circuito e si occupa di pulire la pista. Esteticamente sembra quasi una spazzatrice in miniatura, con un look industriale, carrozzeria squadrata, posto guida aperto, spazio anteriore e posteriori, linea gialla e nera di sicurezza e persino il lampeggiante. Secondo le indicazioni diffuse dal suo creatore, Slot Car Architect, lo Slot Boss è realizzato in scala 1:32, ma potrà essere utilizzato su diversi tipi di pista, sia a plastica sia a legno, grazie a guide adattabili. Potrebbe essere compatibile anche con alcune piste H0. La cosa interessante è che è completamente autonomo. Ha una propria alimentazione, un controllo velocità integrato, un serbatoio fino a 75 ml per il fluido di pulizia ed un sistema di spazzole sospese pensato per pulire rotaie e superfici di scorrimento. Il sistema è attualmente in attesa di brevetto e promette di pulire la pista senza alimentazione dei binari. Ora bisognerà vedere come si comporterà davvero nell'uso pratico, ma l'idea è originale e potrebbe interessare sia i club sia chi ha una pista permanente in casa e vuole tenerla sempre pronta prima di girare. Di sicuro, a livello di curiosità, è uno degli accessori più particolari di questo periodo. Passiamo ora a Fly Car Model. La prima novità è davvero particolare. Fly ha pubblicato un'immagine teaser per una nuova gamma chiamata Series Comics by Fly. L'immagine è molto scenografica, con fulmini, atmosfera futuristica e una macchina coperta da un telo rosso. La prima referenza annunciata è la RF004 e dagli indizi visibili sembra trattarsi di una reinterpretazione molto originale della Citroën 2 cavalli ispirata all'universo di Ritorno al futuro. Sul fianco si intravede infatti un richiamo molto chiaro al contatore temporale, quello che rimanda immediatamente alla mitica macchina del tempo del film. L'idea è
simpatica e diversa dal solito. Fly sembra voler mischiare fumetto, cultura pop e auto iconiche, creando una serie pensata soprattutto per i collezionisti che cercano qualcosa di originale e fuori dagli schemi. Per ora non ci sono le date ufficiali né caratteristiche tecniche complete. L'immagine parla solo di prossimamente. Però una cosa è certa, una 2 cavalli venuta dal futuro è una di quelle slot car che appena la vedi ti strappa subito un sorriso. Sempre Flycar Model propone anche una nuova Audi 4 A2, riferimento a 2098. Questa versione rende omaggio alla vettura vincitrice del Rally Photidas del 1990, pilotata da Laveris ed LM. L'Audi 4 è una macchina che ha cambiato la storia del rally. La trazione 4, il carattere, la linea muscolosa e la presenza scenica la rendono ancora oggi una delle auto più amate dagli appassionati. Flycar Model sembra aver lavorato molto bene sulla sua riproduzione, livrea curata, proporzioni fedeli e un aspetto che trasmette bene il carattere della macchina originale. È una di quelle uscite che possono piacere sia a chi colleziona rally sia a chi ama portare in pista modelli con una forte identità storica. Adesso parliamo di un piccolo componente ma molto particolare. Sigma propone dei nuovi cuscinetti a sfera placati oro, riferimento SG8261GU nel formato 4,76 x 2,38 mm, cioè 3/32. Il prezzo indicato è di circa 21,99 euro la coppia. Ora, detta così può sembrare quasi una follia, cuscinetti placati oro per una slot car, però nel nostro mondo non è la prima volta che l'oro viene utilizzato su componenti tecnici. In passato infatti abbiamo già visto assi, contatti motori ed altre parti placate oro, spesso apprezzate per limitare l'ossidazione e migliorare la conducibilità. Qui ovviamente bisogna essere chiari, non è il prezzo che trasforma una macchina normale in un missile. Il prezzo è alto e il vantaggio prestazionale potrebbe essere limitato, soprattutto su una macchina da uso tranquillo o poco preparata. Però è anche vero che per chi ama curare ogni dettaglio questi cuscinetti rappresentano una piccola chicca tecnica e anche un tocco un po' lussuoso. Non saranno necessari per tutti, ma sicuramente sono il classico componente che fa parlare gli appassionati. Chiudiamo con Scalextric e con un modello davvero particolare, il nuovo Ford Transit MK1 Super Van. Qui siamo davanti a uno dei veicoli più strani ed affascinanti della storia Ford. Il Super Van nasce infatti nel 1971 per promuovere il nuovo Transit, ma sotto l'aspetto da furgone nascondeva qualcosa di decisamente folle. Un telaio tubolare alleggerito da un motore vuoto centrale derivato dalla Ford GT40 con oltre 400 cavalli. Fin dalle prime apparizioni a Brands Hatch questo mezzo è diventato un'icona. Scalextric ripropone quindi un modello che unisce due mondi completamente diversi, l'utilitario da lavoro e la macchina da corsa. Ed è proprio questo contrasto a renderlo così interessante. In pista avrà sicuramente una presenza scenica enorme, mentre in vetrina sarà una di quelle slot car capaci di attirare subito l'attenzione. L'uscita è prevista prima dell'estate e secondo me è una bella proposta per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite GT o dalle classiche auto da competizione. E anche per questo mese abbiamo fatto un'interessante panoramica fra le novità più importanti del settore delle slot cars. Come avete potuto notare, giugno porta con sé davvero tantissima roba. Si spazia dal mondo rally per arrivare al mondo GT, dalle hypercar moderne alle più storiche Porsche 911. E poi ci sono tanti accessori oramai immancabili per la preparazione delle vostre slot car e addirittura un veicolo autonomo per la pulizia del vostro tracciato. Adesso però voglio sapere la vostra. Qual è fra tutte queste la novità che vi ha incuriosito di più? La nuova hypercar NSR? Le Porsche di Revoslot? O magari la nuovissima BMW E30 in versione rally prodotta da Slotit? Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti perché sono davvero curioso di sapere quale modello aspettate di più. E naturalmente, se vi piacciono le slot cars, gli unboxing, le anteprime, le novità, ma anche le preparazioni, le prove, i test e perché no i recap delle gare più importanti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi saluto, ma vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul canale Slot Car Tech.